Ciao amici, buonadì a totus. Oggi mi preparo uno spaghetto rapidissimo che cuocerò direttamente in padella, quindi uno spaghetto sottile e fine. E lo condisco con questi canocchietti o pannocchie, chiamatele come volete, ognuno c'ha il suo nome, noi lo chiamiamo gambera e fango, cioè gambero di fango, perché ha la particolarità di vivere, di scavarsi gallerie nella sabbia, sotto la sabbia. Li condisco con un po' di aglio a prezzemolo, del limone, che vedremo come si userà, e al posto del sale nel sughetto uso delle alici sott'olio, quindi alici che sono sapide, che hanno una loro sapidità. Basta, quindi vi consiglio di seguire la ricetta, farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Io intanto mi avvicino ai fornelli. Padella sul fornello e faccio un fondo di olio extravergine d'oliva. Dopodiché prendo un bello spicchio d'aglio e lo taglio a pezzi. Lo metto a rosolare leggermente e, come ho detto, anziché usare il sale, come sapidità uso delle acciughe sott'olio che sono abbastanza saporite e quindi, sciogliendosi nel fondo, danno già la sapidità giusta. Adesso qualche canocchia, le più piccole, le taglio completamente a metà con le forbici e le metto all'interno della padella. Questo farà in modo che si svuotino completamente durante la cottura e rilascino più gusto, insomma. Mentre quelle più grandi, invece, anziché tagliare a metà, le incido prima dalla parte della coda, quindi le spacco, e poi dopo nella parte superiore apro a metà il carapace e le lascio praticamente intere. Questo fa sì che un po' insaporisca il sughetto e dall'altra parte che rimanga integra la polpa per poi poterla mangiare, perché la canocchia è vero che non ha granché polpa, però insomma il suo contenuto è sempre estremamente gustoso. Una volta entrata in temperatura la padella con l'olio, do una sfumata con il vino bianco e un po' di prezzemolo tritato e comincio la cottura delle cannocchie per qualche minuto, perché essendo un crostaceo, come al solito, i crostacei non hanno bisogno di tanta cottura, 3-4 minuti al massimo. Quindi una volta che si sono irrigiditi e che la polpa delle stesse è cotta, faccio un controllino, posso spegnere e quindi poi ritirarle e lasciare esclusivamente nel fondo quelle che avevo precedentemente tagliato a metà. E così con uno schiacciapatate in questo caso, ma si può usare una forchetta, questo è un attrezzo comodo, schiaccio per bene per recuperare tutto il sapore e il gusto della canocchia. Ecco qua. Ok, adesso ritiro anche queste e poi allungo il fondo con un po' d'acqua, eventualmente se c'è da aggiungere sale, questo è a gusto personale, e all'interno della padella stessa cuocerò gli spaghetti finissimi. Intanto aggiungo ulteriore liquido che hanno rilasciato le canocchie che avevo precedentemente tolto. Per quanto riguarda la quantità d'acqua, per portare a cottura 200 g di spaghetti sottili uso 3/4 di bicchiere d'acqua. Adesso aggiungo un po' di olio extravergine d'oliva per creare l'emulsione e quindi creare più densità, e poi il succo di mezzo limone. Quindi liquidi ce ne sono abbastanza. In ogni caso potete eventualmente, se la pasta risultasse ancora dura, ma non credo, aggiungere un goccino d'acqua, ma non di più. Ora, terminata la cottura, una macinata di pepe fresco sopra, chiaramente una pasta che deve essere consumata velocissimamente, poi una bella grattugiata di limone, scorza di limone fresca. Ecco qua, adesso impiatto e poi assaggio. È meravigliosa, profumatissima. 2-3 canocchie di contorno, perché poi anche queste si mangiano, e quindi all'assaggio. Ecco qua il piatto finito, adesso lo assaggio. Stravana.
Mm.